Buonasera a tutti, sono Mia e sono felice di essere di nuovo qui con voi questa sera. Oggi voglio raccontarvi una storia un po' diversa dal solito. Non parla di un viaggio lontano o di un'avventura straordinaria. Parla di qualcosa di molto più semplice, ma che ha cambiato davvero le mie giornate. Parla del sonno. Per molti mesi io dormivo male, mi svegliavo stanca, anche dopo 8 ore a letto. La mente era sempre piena di pensieri e il corpo non riusciva a rilassarsi. Vi è mai successo? Quella sensazione di aprire gli occhi la mattina e sentirsi già esausti, come se la notte non fosse servita a niente. All'inizio pensavo fosse normale, pensavo che fosse colpa del lavoro, dello stress, della vita di tutti i giorni. Mi dicevo che tutti vivono così, che è normale sentirsi stanchi. Ma dentro di me sapevo che qualcosa non andava. Una sera, dopo l'ennesima notte difficile, ho deciso che dovevo cambiare qualcosa. Non volevo prendere medicine, volevo capire cosa stavo sbagliando nella mia routine quotidiana. Così ho iniziato a osservare le mie abitudini con più attenzione, quasi come una piccola indagine personale. Ho notato subito una cosa. Passavo le ultime ore della giornata con il telefono in mano. Guardavo video, leggevo messaggi, scorrevo immagini senza nemmeno pensarci. Era diventata un'abitudine automatica, quasi inconsapevole. Il primo cambiamento è stato piccolo, quasi banale. Ho deciso di spegnere il telefono un'ora prima di andare a letto. All'inizio è stato strano. Le mie mani cercavano automaticamente lo schermo, per abitudine. Mi sentivo quasi a disagio, come se mancasse qualcosa. Ma dopo qualche giorno ho notato qualcosa di interessante. La mia mente era più calma quando finalmente chiudevo gli occhi. Quella prima ora senza telefono diventava un momento per me. Leggevo qualche pagina di un libro, oppure scrivevo 2 righe su come era andata la giornata. Era un piccolo rituale, ma mi dava pace. Scoprivo che il silenzio, quello vero, senza notifiche e senza luci che lampeggiano, aveva un effetto quasi magico sulla mia testa. Ricordo la prima sera in cui ho provato questa nuova abitudine. Mi sono seduta sul divano con una tazza di tisana calda. Ho preso un libro che avevo comprato mesi prima e non avevo mai aperto, e ho semplicemente letto, senza fretta. Mi sembrava quasi un lusso dedicare del tempo solo a me stessa, senza distrazioni. Il secondo cambiamento riguardava la luce. Ho imparato che la luce blu degli schermi confonde il nostro corpo. Il cervello pensa che sia ancora giorno e così non produce gli ormoni giusti per addormentarsi. Allora ho iniziato ad abbassare le luci di casa la sera, usando solo una lampada piccola e calda invece della luce forte del soffitto. Vi sembra una cosa da poco? Anche a me sembrava così all'inizio, ma il corpo capisce questi segnali meglio di quanto pensiamo. È come se, abbassando le luci, dicessi al mio cervello: ora è il momento di rallentare, ora possiamo riposare. Ho anche cambiato il colore delle luci in camera da letto. Ho scelto una luce calda, quasi color ambra, invece della luce bianca e fredda che usavo prima. Sembra un dettaglio piccolo, ma fa davvero la differenza nell'atmosfera della stanza. C'è stato un momento, durante questo percorso, che ricordo ancora con chiarezza. Era una domenica sera e per la prima volta dopo tanto tempo mi sono addormentata senza accorgermene. Non ho contato le pecore, non ho guardato l'ora sul telefono. Mi sono semplicemente svegliata la mattina dopo, riposata. Quella sensazione era quasi nuova per me, come riscoprire qualcosa che avevo dimenticato da anni. Mi sono alzata quella mattina e sono rimasta a letto qualche minuto in più, solo per godermi la sensazione. Il corpo leggero, la mente chiara, nessuna pesantezza dietro gli occhi. Mi sono chiesta: perché non ho provato prima a cambiare queste piccole cose? Proprio in quel periodo, mentre cercavo di migliorare le mie abitudini serali, ho trovato un modo diverso per dedicare del tempo a me stessa prima di dormire. Ho iniziato a usare la mia app, Carmilo Fox, per imparare qualche parola nuova in italiano ogni sera, con calma, senza fretta. Mi piaceva perché ogni parola aveva un'immagine semplice da ricordare e potevo ascoltare la pronuncia con voci diverse, il che rendeva tutto più naturale. Era un modo tranquillo di chiudere la giornata,
lontano dai pensieri frenetici del lavoro. 10 minuti, niente di più. Imparavo 3 o 4 parole nuove, magari legate al cibo, oppure alla casa, oppure alle emozioni. Era un piccolo esercizio mentale leggero, diverso dallo scorrere video senza pensare. Mi dava la sensazione di aver fatto qualcosa di utile per me stessa, prima di addormentarmi. Tornando alla mia storia, il terzo cambiamento è stato forse il più difficile: gli orari. Prima andavo a dormire a orari completamente diversi ogni sera, a volte alle 10, a volte all'1 di notte. Il mio corpo non sapeva mai cosa aspettarsi. Era come vivere su un fuso orario diverso ogni giorno. Ho deciso di provare ad andare a letto sempre più o meno alla stessa ora, anche nei weekend. So che sembra una regola noiosa, ma il nostro corpo ama la regolarità. All'inizio è stato difficile, soprattutto il venerdì e il sabato sera, quando la tentazione di restare svegli più a lungo era forte. Ma ho continuato, con pazienza. Dopo circa 2 settimane mi addormentavo più facilmente, senza nemmeno pensarci. Il mio corpo aveva imparato il nuovo ritmo. Era quasi come se avessi insegnato al mio orologio interno una nuova canzone, e ora la cantava ogni sera senza sforzo. C'è stato anche un quarto piccolo cambiamento, legato al movimento. Ho iniziato a fare una breve passeggiata ogni pomeriggio, anche solo 20 minuti. Non una corsa intensa, niente di estremo. Solo una camminata tranquilla, magari guardando il cielo o ascoltando i suoni della strada. Vi siete mai chiesti perché, dopo una giornata attiva, dormiamo meglio? Il corpo ha bisogno di sentirsi stanco in modo naturale, non solo mentalmente stanco per lo stress. Camminare mi aiutava anche a schiarire la mente, a lasciare andare i pensieri pesanti della giornata. Durante queste passeggiate ho iniziato a notare cose che prima ignoravo: il colore del cielo al tramonto, il profumo dell'aria dopo la pioggia, i suoni dei bambini che giocano nel parco vicino casa mia. Erano piccoli momenti di presenza, di calma, che mi aiutavano a staccare dalla frenesia quotidiana. Ricordo ancora la prima settimana in cui tutti questi piccoli cambiamenti insieme hanno iniziato a fare la differenza. Non è stato un miracolo improvviso, è stato lento, graduale, quasi silenzioso. Ma una mattina mi sono guardata allo specchio e ho pensato: oggi mi sento davvero bene. Non era solo il sonno a essere migliorato, anche il mio umore durante il giorno era diverso. Ero più paziente, più presente nelle conversazioni, meno irritabile per piccole cose che prima mi facevano arrabbiare facilmente. Dormire bene aveva un effetto che andava oltre la semplice stanchezza fisica. Penso spesso a quanto sia facile sottovalutare le piccole abitudini. Pensiamo sempre che servano grandi cambiamenti per migliorare la vita, ma a volte basta spegnere uno schermo, abbassare una luce o camminare 20 minuti al giorno. Non servono soluzioni complicate o costose. Servono solo costanza e un po' di pazienza con se stessi. C'è stato anche un quinto cambiamento, più piccolo, ma comunque importante. Ho iniziato a evitare il caffè dopo metà pomeriggio. Prima ne bevevo anche la sera, senza pensare che potesse influenzare il mio sonno. Quando ho smesso, ho notato una differenza chiara nella qualità del riposo. E poi c'è stata la stanza stessa. Ho capito che anche la temperatura della camera da letto conta molto. Una stanza troppo calda rende difficile addormentarsi, mentre una temperatura fresca aiuta il corpo a entrare nella modalità di riposo. Ho iniziato a tenere una finestra leggermente aperta, anche d'inverno, solo per qualche minuto prima di dormire, per rinfrescare l'aria. Se anche voi avete notti difficili, vi capisco perfettamente. So quanto sia frustrante sentirsi stanchi anche dopo aver dormito, ma vi posso dire, con onestà, che piccoli passi possono portare a grandi risultati. Non serve cambiare tutto in un giorno, basta scegliere una piccola abitudine, provarla per una settimana e osservare come si sente il proprio corpo. Vi faccio una domanda e mi piacerebbe leggere la vostra risposta nei commenti. Qual è la vostra abitudine serale preferita? C'è qualcosa che vi aiuta a rilassarvi prima di dormire? Magari anche voi avete scoperto un piccolo rituale che funziona per voi e mi piacerebbe conoscerlo.
Tornando a quella sera tranquilla in cui ho imparato nuove parole prima di addormentarmi, penso che unire piccoli momenti di apprendimento a una routine calma sia stato utile non solo per il mio italiano, ma anche per la mia mente in generale. Mi piaceva sapere che, anche nei 10 minuti prima di dormire, stavo facendo qualcosa di buono per me stessa. Se vi sembra un'idea interessante, trovate i link per iOS e Android nella descrizione del video, così potete scoprire l'app con calma, quando volete voi. Con il tempo, questi piccoli cambiamenti sono diventati parte naturale della mia routine. Non li sento più come sforzi o regole da seguire. Sono semplicemente il mio modo di prepararmi alla notte, un modo gentile di dire al mio corpo: ora possiamo riposare, la giornata è finita. Adesso, prima di salutarvi, voglio lasciarvi con un pensiero. Dormire bene non è un lusso. È una parte fondamentale della nostra salute, della nostra energia e persino del nostro buon umore durante il giorno. Prendersi cura del sonno significa prendersi cura di se stessi e questo è un regalo che possiamo farci ogni singola sera. Se questa storia vi è piaciuta e se pensate che possa essere utile anche per il vostro percorso con l'italiano, fatemelo sapere con un commento. Mi piacerebbe sapere quali piccoli cambiamenti provate voi e come va il vostro sonno in questo periodo. E se vi va, potete anche mettere un like al video, così aiutate altre persone a trovare questa storia e magari a migliorare anche le loro notti. Vi ringrazio di cuore per essere stati qui con me questa sera, ad ascoltare e a praticare il vostro italiano insieme a me. Spero che questa storia vi abbia dato non solo qualche parola nuova, ma anche un piccolo spunto per prendervi cura di voi stessi. Vi auguro una serata serena e soprattutto una notte di sonno tranquillo e riposante. Buonanotte a tutti e ci vediamo nella prossima storia.